fratellini. Film fatto da bambini di 8 anni della scuola elementare di Nibionno. Un giorno la maestra entra in classe e dice: Bambini, vogliamo fare un film? Sì, dicono subito i bambini. Ma come si fa? Ci vuole molto tempo? Ci vuole molto denaro? Che cosa dobbiamo fare? Chi sarà il regista? Che soggetto prendiamo? Come? Cosa? Perché? Calma, dice la maestra. Adesso vi spiego come si fa. Ma il film lo dovete fare voi, dovete pensarci bene, trovare un bel soggetto e io vi aiuterò. Ecco che i bambini, all'idea di fare un film, si mettono tutti assieme a pensare e a discutere. Uno dice: io farei un film sulle nuvole che passano. Un altro dice: io farei un film sui fiorellini che sbocciano nei prati. Io sulle formiche, io sul nonno che dorme sempre, io sul mio cane che mangia un osso, io sull'uccellino in gabbia che poi vola via, io sul mio fratellino che gioca. Quasi tutti i bambini hanno un fratellino o una sorellina ed ecco che sono tutti d'accordo. Anch'io, dicono tutti. E tutti si mettono a pensare e a scrivere qualcosa sul loro fratellino. Ecco che cosa è venuto fuori. Mentre i fratellini più piccoli giocano con la palla o col carrettino, Ilario si diverte a fare capriole. Appena vede un prato verde, corre a fare le capriole. Si diverte molto perché vede l'erba e gli alberi e le nuvole che girano intorno alla sua testa. Quando Ilario fa le capriole, succede sempre qualcosa di curioso. Una volta ha fatto una capriola e si è trovato senza scarpe. Un'altra volta si è trovato con la testa in una tana di coniglio. E poi il coniglio è venuto fuori a protestare perché gli aveva rovinato l'ingresso. Un'altra volta non aveva guardato bene il posto ed è andato a finire in una pozzanghera d'acqua, spaventando alcune anitre che volarono subito via, gridando qua 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 qua. Pierfranca è la sorellina più piccola e gioca spesso col gatto. Non sa ancora bene come prenderlo. Una volta lo prende per la coda, un'altra lo alza come uno straccio. Forse crede che sia un cuscino morbido che si muove e che dice miau. Il gatto è molto buono e capisce i bambini piccoli. Si lascia mettere a pancia all'aria, si lascia accarezzare anche contro pelo senza mai graffiare o mordere. Solo una volta che Pierfranca gli aveva piegato un baffo senza volere, lui l'ha toccata con un'unghia, ma solo toccata appena, e Pierfranca si è messa a piangere come un rubinetto aperto. Daniele è un fratellino molto serio. Sta spesso in casa a giocare a scacchi o a dipingere. La mamma gli dice: ma va a fare una bella corsa nel prato, guarda i tuoi compagni come si divertono. Daniele non risponde, guarda la sua scacchiera e sogna che questa sia grandissima come una piazza. Sogna di avere delle pedine enormi da spostare con la gru, come ha visto fare nel cantiere quando i muratori alzano quegli enormi sacchi di cemento. Opla! Scacco matto sei tu. Franco, Luca, Adelio e Marco sono appassionati al gioco del calcio. Appena hanno una palla vanno subito a giocare in uno spazio aperto. Una volta hanno dato un calcio al pallone e lo hanno mandato così in alto che è finito tra i rami di un albero. Adesso c'è un buco in quel pallone e un uccello con sua moglie e i loro bambini sono andati ad abitarci. Raffaele gioca con la pecora di pelo. Quando lui cammina, la pecorella lo segue. Quando lui si ferma, la pecorella va avanti. Non si può attraversare la strada in questo modo. Franco, buttami il pallone! No, dice Franco. Franco è dispettoso e anche un poco cattivello, perciò ha la maglia verde e i calzoncini arancioni. Giampaolo è un fratellino molto vivace. Corre sempre, si arrampica sugli alberi
scivola sulle ringhiere, fa gli scherzi, gioca a nascondersi. Un giorno si era nascosto così bene che nessuno riusciva a trovarlo. Anche lui non sapeva più dove si trovava. C'era buio, la porta si era chiusa, ma lui non aveva paura, aveva solo fame. Poi all'improvviso la porta si apre ed ecco tutti gli altri fratellini che fanno un gran baccano. Trovato, trovato! Tutti i fratellini assieme si divertono moltissimo a giocare al treno. Per giocare al treno basta mettersi tutti in fila nella stessa direzione e tenersi per mano. Poi il primo della fila, che è la locomotiva, fa un fischio e parte e tutti lo seguono restando attaccati. Ogni tanto si urtano con i respingenti a causa di improvvise fermate, ma poi tutto fila come un treno. Ormai è partito. C'è un bel sole lungo il viaggio, non occorre l'orario e nemmeno il biglietto. Il treno va dove vuole, inventando i binari al momento. Fischia, rumoreggia, si snoda, va dritto, evita un albero, gira attorno a un cespuglio. Tutti i vagoni del treno sono allegri e sventolano una mano salutando ai passanti. Passa un postino in bicicletta e va nel senso opposto al treno. Ciao postino, ciao 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 ciao! Ognuno dice il suo ciao e il postino risponde a tutti. Poi tutto torna normale. Si sente solo il rumore delle ruote sui binari, il fischio vicino ai passaggi livello, il rumore del vento. Quante strade, quanti campi verdi di erbe. Ecco le mucche bianche e marrone che si voltano a guardare il treno che passa. Ciao mucche! Ma, ma, rispondono le mucche. E il treno di bambini va sempre come un treno. Poi comincia a rallentare, non va più così dritto come prima. La locomotiva è stufa di fischiare, ha la bocca secca. Il vagone Luca comincia a aver fame. Angela ha una ruota che le fa male. Marco stacca il respingente e si allontana. Il treno comincia a perdere i vagoni, ognuno va a casa sua con i suoi ricordi di viaggio. Anche la locomotiva adesso è lì che mangia il suo caffè latte e buonanotte. Storia particolareggiata di un piccolo film nel quale i bambini che lo hanno realizzato raccontano le storie curiose dei loro fratellini. Gli alunni della scuola elementare di Nibionno, aiutati dalla loro insegnante Mariangela Donghi, hanno realizzato un piccolo film come autori, attori, sceneggiatori e operatori. I bambini hanno scelto il soggetto, hanno disegnato le inquadrature, hanno guardato attraverso la macchina da presa, hanno deciso come fare il film. Non è questo un film che nasce dalla letteratura, bensì dall'osservazione della realtà. Questo nuovo metodo didattico è nato a Como e molte scuole lo hanno adottato.